Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, è quasi mezzanotte, è la festa del 1° di novembre e stiamo facendo una prova. Non ho mai fatto il panettone con le gocce di cioccolato, l'ho sempre fatto con canditi uvetta e adesso farò quello con le gocce di cioccolato e Nutella. Esatto. Visto e considerato che a mio marito non piace il panettone con canditi uvetta, Sì, farò questa prova per lui. quindi Allora, sarà tutto mio. diciamo di sì, ma non credo. Allora, gli ingredienti. Allora, innanzitutto ci vuole lo stampo per il panettone, ma questo ci servirà dopo, perché adesso dobbiamo fare il primo impasto. Nel primo impasto metteremo 120 grammi di lievito madre, 20 grammi di burro fatto a pezzettini ammorbidito, una bustina di vaniglia, una bacca di vaniglia o l'aroma di vaniglia, una fialetta aroma arancio, una fialetta aroma panettone, un uovo intero, 2 tuorli e 150 grammi di farina manitoba e 60 grammi di zucchero che io ancora non ho preparato. Io andrò a preparare. Io ho una domandina da fare. Sì. Quando smetti di fare casino così... Non si dice Casino quella parola, non si dice, dice. non si dice. Se uno non avesse il lievito madre, Sì, potrebbe usare il lievito fresco, ma non è proprio la stessa cosa. vabbè, però comunque potrebbe utilizzarlo. Potrebbe utilizzarlo, sì. Diciamo che visto che questi sono circa 120 grammi di lievito madre, potrebbe utilizzare 5-6 grammi di lievito fresco. Ok, Va bene? puoi continuare. Grazie, molto gentile. Sì. Che caro. Allora, iniziamo mettendo la farina e adesso di conseguenza pesiamo anche lo zucchero, 60 grammi, eccolo là, in diretta. Come vedete sono circa 60 grammi, eccoli qua. Mettete tutto dentro la planetaria, eh? Tanto fa tutto lei. Esatto. La E se vaniglia. qualcuno non avesse la planetaria, va a comprare il panettone o va a comprare il panettone al supermercato oppure si prova a farla a mano. Se no, ce lo possono sempre ordinare a noi. Ma anche no. Voglio dire, allora, l'uovo intero, i 2 tuorli, voi mettete tutto dentro, perché per il primo impasto non servono gli ingredienti man mano, ma tutti insieme. Mettiamo anche il burro e adesso mettiamo il nostro lievito madre. Il sale lo mettiamo all'ultimo, adesso non possiamo, ucciderebbe il lievito e la sua lievitazione. Va bene? Detto questo, mettiamo anche l'aroma panettone. C'ho una paura con le fialette di vetro io sempre. Eccolo qui. Che buono! Di che sa? Di panettone. E adesso mettiamo anche la fialetta d'arancio. Intere tutte e due? Sì, assolutamente. Perché non essendoci canditi, comunque c'è bisogno di più aroma. Detto ciò, io vado in planetaria e ci vediamo quando il primo impasto deve lievitare, perché dovrà lievitare ben 12 ore. A dopo. Eccolo qui, il primo impasto è pronto. Scusate, parlo un pochino a bassa voce perché dormono tutti. E adesso lo lasciamo riposare coperto con il cellophane per 12 ore precise, mi raccomando, va bene? Non deve stare in un forno spento con la luce accesa, eccetera, eccetera. No, assolutamente no. Deve fare una lievitazione naturale e lenta. Quindi ci vediamo domani mattina. Ciao a tutti! Sono passate 12 ore. Questo è il risultato.
profumo. Sì. Questo è il primo impasto e adesso andremo a mettere tutti gli altri ingredienti. Guardate che bello che è. Allora, 200 grammi di farina Manitoba che metto direttamente, Sopra. esattamente, 60 grammi di zucchero, 2 uova intere, Cioè, gli stessi ingredienti di ieri sera, praticamente. no, Sono perché un po' ieri ho diversi. messo un uovo intero e No, 2 sì, è tuorli. vero. Qua ci sono 2 uova intere e 3 tuorli. Eccoli qua. 3 tuorli. Non confondiamo perché... No, ma io avevo tutti gli stessi ingredienti, non le stesse dosi. Ok. Qua abbiamo un cucchiaino di sale e 60 grammi di burro che andrò a mettere per ultimi. Ora io vado in planetaria e andrò a far amalgamare per bene questo impasto per almeno 5 minuti. Ci vediamo dopo. Allora, abbiamo fatto questo magnifico impasto per farlo con le gocce di cioccolato e quindi abbiamo aggiunto il burro e il sale. A questo punto andremo ad aggiungere le gocce di cioccolato. Ce ne vogliono circa 200 grammi, Eccolo qua. Quindi E adesso? 200 grammi di gocce di cioccolato. Esattamente, e adesso lo manderemo avanti un paio di minuti e poi lo spediremo. Ci vediamo di là, nella ciotola. Guardate che meraviglia! Guardate questo impasto com'è bello lucido, eh? Guardate, è stupendo. Adesso lo togliamo dalla planetaria e lo mettiamo in questa ciotola che io ho già imburrato, come vedete. Togliamo tutto quanto, Sì, tutte le goccette. eccolo qui, togliamo il gancio e adesso Ci divertiamo. lo togliamo io. È veramente ben incordato. Sono molto contenta. Vedete già come fa i fili? È perfetto. Il procedimento adesso? E adesso lo lasciamo un'ora nel forno spento, senza preriscaldarlo, non serve, ovviamente coperto. Ci vediamo dopo. A dopo. Allora, come vedete è lievitato tantissimo, Adesso lo andiamo a mettere nello stampo e quando sarà arrivato a 1 centimetro dal bordo iniziamo la cottura. Allora, Bello, mi ricorda lo slime. beh, più o meno sì, ha quella consistenza Però lì. quello non si mangiava. Allora, lo mettiamo qui. Comunque non era preferibile non mangiarlo. Beh, assolutamente no, visto che era chimico. Guardate come fila già. Ah, stupendo. Io quando vedo sti impasti che vengono così bene mi entusiasmo. Guardate, vedete i fili? Vuol dire che la lievitazione va bene. Allora, a questo punto lo livelliamo un pochino e aspettiamo che lieviti fino al bordo. Quanto ci vuole di solito?
3 ore, 4 ore, dipende anche dalla temperatura esterna. Ma comunque sempre nel forno? O nel- Forno spento, non coperto, non ci serve che lo copriamo. Così, dentro al forno. Esattamente, forno spento e preriscaldato. Ci vediamo dopo. Eccolo, è pronto, guardate che meraviglia, È uno spettacolo. uno spettacolo, veramente. Allora, adesso andrò a fare dei buchi con una bacchettina, in questo modo, abbastanza vicini perché dentro ci metterò la Nutella. Ma che bontà! Yes. Li faccio abbastanza vicini perché, come sapete tutti quanti, dentro i panettoni di solito ci mettono, dicono al cioccolato, ma ce ne mettono una goccia, a meno che non so quelli dei cavalli che sono meravigliosi. Ciao Gigi, ciao Peppe. Ecco qua. Lo siringhiamo alla Nutella. Sì, esattamente. Va bene, io adesso siringo tutto quanto e ci vediamo dopo. A panettone tagliato? A panettone tagliato. Mi toccherà assaggiare anche questa volta. Eh sì. A più tardi. Ciao. Guardate che spettacolo, sono veramente soddisfatta. Che cosa ho fatto? L'abbiamo reso più porco. Esatto, siringato con la Nutella, poi la Nutella che era uscita l'ho spalmata sopra e poi abbiamo messo delle scaglie di cioccolato, cioè proprio della cioccolata grattugiata a mano, fondente sopra, va bene? Non ve lo facciamo vedere aperto, per quale motivo? Perché la Nutella l'ho dovuta far sciogliere un pochino, perché sennò non sarebbe mai entrata, fa freddino. E quindi adesso deve solidificare. E anche perché abbiamo poi a cena i Già. nostri amici Gerardo e Michela. E quindi lo vorremmo aprire con loro. Sì. Va bene, detto Questo ciò, è tutto. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, condividete le nostre ricette. E noi ci vediamo alla prossima creazione di A Tavola con Silvia. sì. Grazie a tutti, grazie di cuore. Ciao a tutti. Ciao.